Ci sono. Il cappello. Scusami. Incominciamo. È proprio qui, in questa casa, che ha avuto origine tutto. Il bene e il male della mia vita. Nel bene c'è sicuramente la festa delle feste. Dopo una serie di feste più tranquille a Genova, decisi che era il momento di organizzare qualcosa di diverso, di più memorabile. Tutti giù! A Moneglio ho questa casa stupenda e il condominio d'inverno è totalmente disabitato. Perciò pensai, perché non farla lì? Decisi come esperimento di invitare giusto una trentina di persone, fare una cosa un po' più ridotta e andò bene, fu molto divertente. Così l'anno seguente aprì la festa a tutti i miei amici e fu qualcosa di straordinario. Anche se io ricordo poco perché a mezzanotte ero già collassato sul letto con lui, con Mare. Ok Luca, ci siamo quasi. Sposto questo magari. Questo rimane qui. Ci ho pensato tanto prima dell'intervista e credo che Simo Lolli vorrebbe essere con noi oggi. Cercherò di parlare anche per lui. Siamo pronti per girare. Ok, dai, basta. Portami un martini e segnami in agenda che questo Chalamet mi ha mandato una mail. Mettiamoci un appuntamento, non so quando. Dai, su. Buonasera. Dai, Billone, ci sentiamo dopo che adesso è un'intervista. Sì, sempre martellare. Ciao. No, grazie. Quando sei pronto iniziamo. Ok, arrivo. Questo con me. Possiamo iniziare. Il martello. Come? Il martello. Ah, sì, scusa. Scusate, devo sempre dare un po' d'acqua alle mie piantine.
Ok, ci sono. Iniziamo. Ok Marco, siamo pronti per iniziare. Marco? Marco? Ho pensato di allestire la mia stanzetta con questi quadri, sono nuovi e spero sia gradita come cosa. Sì, certo. Ti piacciono? Certo, sì. Va bene. Grazie. Parliamo. Cominciamo. Beh, la festa delle feste è nata ormai 20 anni fa. Avevamo semplicemente voglia di festeggiare il compleanno di Alberto. All'inizio eravamo pochi, forse anche meno di 20. E la festa è nata su intuizione del festeggiato Alberto, 20 anni fa ormai. La prima festa è stata la più tranquilla, per quel che ricordo. La festa all'inizio era un evento piccolo, ristretto, in un paesino della provincia ligure. La festa si è sempre svolta a Moneglia. Non so se conoscete Moneglia. Moneglia è un paesino stupendo nella Riviera Ligure, a Levante ovviamente, perché Che è il posto un po' che ci accomuna tutti, ci siamo tutti conosciuti lì e quindi è sicuramente il posto del nostro cuore. E poi si svolge a casa di Albi, che anche questo è stato sede di molteplici serate, specialmente nel bunker. Sul mare, vicino al mare, in campagna, comunque dalle parti di Arenzano. La prima festa però. La prima festa era stata fatta da Arenzano a casa di un nostro amico Paolo, eravamo in pochi. Mi ricordo questo evento strano che avevamo dormito, visto il freddo, dentro una tenda, dentro il salotto. Cioè, abbiamo aperto una tenda come se fossimo dei campeggiatori. Mi ricordo che a quella festa lì eravamo in 6 persone, te le posso anche elencare, guarda. Paolo, la sua ragazza iraniana, Giada, la vincitrice del premio da miglior attrice protagonista durante Frankenstein, Giada Greta, come si chiamava? Vabbè, non mi ricordo. Marco, Alberto, Mare e poi il settimo ero io. Ho detto 6 ma eravamo 7, scusami. E ci siamo visti a Moneglia, avevamo fatto una festa normale e non ci saremmo mai aspettati che poi sarebbe diventato quello che è diventato. Ma la festa delle feste è stata negli anni un evento sempre più importante. Inizialmente appunto un semplice compleanno, ma che poi si è trasformato in una tradizione dove non era più importante tanto il compleanno, ma il fatto di stare assieme e farla diventare sempre una cosa più grande con più persone. Quando il 4º anno Alberto mi ha chiesto di fare la festa insieme, ho pensato, perché no? Facciamolo, ma non sarà più solo una festa di provincia, sarà la festa delle feste. Ma sì, alla festa ci si divertiva tantissimo. Io penso di aver passato i miei migliori momenti, conosciuto tantissime persone e fatto cose che solo lì ho fatto, che non voglio raccontare. Devo dire che mi sono sempre divertito alla festa delle feste. Le prime volte era uno sballo, era una figata. Ripeto, eravamo in pochi, quindi era una figata. Le ultime c'era troppa gente, troppo bordello e l'unica cosa che mi piaceva, ora che ci penso, erano le droghe. Eh sì.
non era solo il momento della festa, il casino della festa, ma era anche tutto il contorno, il prima, il dopo, il ritrovarsi. La festa delle feste per me era il momento più bello dell'anno, l'unico dove ero veramente sereno e felice. Qui tutti si sentivano a loro agio, è sempre stata speciale, non solo per me ma penso anche per loro. Ma la cosa bella di Alberto, secondo me, è che poi ha reso protagonisti tutti all'interno di questa festa e quindi tutti ci sentivamo protagonisti e partecipi con la voglia di andare, collaborare e divertirci insieme. Quindi questo, secondo me, rappresenta la festa delle feste, è il concetto di amicizia che rimane negli anni. Succedevano molte cose. La cosa più bella erano le persone care che dimostravano il loro affetto. La cosa peggiore erano i danni, soprattutto alla mia testa. Ora sono ridotto così per colpa dei danni cerebrali causati dalle ripetute testate al soffitto del bunker. Marco, per esempio, oltre a recitare un sacco di film a memoria, ma lo ricorderò sempre per le testate, la quantità di testate tirate nel bunker incredibili, così come anche la mitica pippata del parmigiano reggiano. Forse dopo aver tirato troppe testate non era più se stesso e a detta sua è stato molto bello. Non ho provato, ma un po' di curiosità me l'ha messa. Mi ricordo una festa molto divertente in cui ci siamo picchiati giù di sotto lanciando i materassi uno sopra l'altro, in quello che è poi diventato anche un po' il simbolo di tutte le feste, non solo della festa delle feste ma anche delle altre feste organizzate per esempio in estate, che è il bunker. Il bunker è la mia camera da letto, che però negli anni abbiamo trasformato in una specie di discoteca. C'è il piano bar, mettevamo la console, essendo molto compatto, molto scantinato, rinchiuso lì sotto, creava questa atmosfera straordinaria che sicuramente ha portato così in alto la festa delle feste. Tutte le persone che volevano fare casino erano lì, e gli sfigati invece erano in giardino a fumare e farsi i cavoli loro. La particolarità del bunker è che, essendo molto basso, le persone alte capitava che prendessero molte testate. In particolare per Marco, tutte quelle testate, almeno a detta dei medici, l'hanno portato nella situazione drammatica in cui è oggi. Tendenzialmente stavo giù di sotto, la chiamavamo la tana, perché comunque era un po' la nostra cuccetta. Mi sembra il 7° anno forse, che ancora facevo il macellaio in un supermercato, mi feci prendere un po' dai festeggiamenti e mi dimenticai di andare a lavorare, mi presentai con 6 ore di ritardo. A me faceva molto piacere quando c'era tanta gente, diciamo, imbucata, che conoscevo meno, che non conoscevo e che riusciva a integrarsi perfettamente. È capitato anche con persone anche più adulte, sessantenni, settantenni, che si sono imbucati e si sono divertiti. E venivano pitturati con piselli in faccia, si addormentavano per terra, diciamo scene a dir poco raccapriccianti, però molto divertenti. E tra gli aneddoti positivi o negativi c'è ad esempio quando hanno dato fuoco allo zerbino dei vicini, e lì io ero divertito ma mia sorella già era molto arrabbiata. C'è qualcuno che ha sempre provato a metterci i bastoni tra le ruote, ma non c'è mai riuscito. Sono stato io a dare fuoco allo zerbino. Non ne potevo davvero più. L'ho provate tutte per impedire quella dannata festa. Ho lanciato maledizioni, riti esoterici. Una volta ho anche messo un anello maledetto nel loro cammino e quei dannati sono andati anche fino in Sicilia, fino a Catania per distruggerlo. Nella quarta festa delle feste, diciamo la prima denominata in questo modo, un amico di Bazzu, che io non conoscevo fino a quel momento e che nessuno conosceva a parte lui, collassò
sul letto, tutti andarono a vedere come stava, ma non per aiutarlo, chiaramente, per molestarlo. Ma le sue origini sono molto misteriose, nessuno sa davvero da dove venga. Io l'ho conosciuto che era già Cartoni, il suo primo soprannome. Si dice che fosse perché rubava i cartoni del latte all'alberghiero e non l'hanno mai beccato. Chiaramente alla festa è quando è diventato Trapponi. E poi si è ripresentato tutti gli anni in figure diverse. A me piace pensare che sia questo spirito che si impossessa delle persone. E chi è Trapponi? È di solito una persona che nessuno conosce, che in qualche modo si imbuca alla festa e si ubriaca sempre più di tutti e che collassa per terra, ubriaco, tra vomito e altre schifezze varie. E tutti gli anni ce n'è uno. C'è sempre stata la gara per individuare il mitico Trapponi e puntualmente tutti gli anni si presenta. E da lì ogni anno noi abbiamo sempre dato il premio Trapponi. Ovviamente con la sua notorietà la festa ha acquisito totalmente un'altra dimensione, è diventata davvero la festa delle feste. Film, produzioni, merchandising, persone da tutta Italia, modelle e non solo, sostanze di vario genere. Beh, insomma, diciamo che è diventato un'altra cosa. Pizza ammazza. Wow, via. Lancialo. Marco! Ha bisogno della mano? No. Marco, che cazzo fai? Nel tempo che la festa è cresciuta e si è espansa sempre di più, abbiamo iniziato a realizzare anche dei veri e propri film a tema come, diciamo, inviti alla festa. Erano dei trailer di invito alla festa, ma erano dei veri e propri film. All'inizio erano filmetti o semplicemente dei montaggi dove doppiavamo qualcosa. E poi abbiamo incominciato a fare cose più articolate, come ad esempio io e Mara abbiamo realizzato un cartone animato con Gianni come protagonista. No, è troppo presto, io devo finire di pulire, le stanze non sono ancora agibili. Il giovane Trapponi sta ancora riposando e io non mi sono permesso di svegliarlo. Adesso i loro signori sono pregati di uscire. Io sono particolarmente legato a uno che non è stato girato apposta, ma è stato forse il primo vero trailer, quello fatto a mo' di Project X. Scendi e ti do da bere, festeggiato. Costa, che fai? Rispondo. Devi darmi anche il culo, Bambi. Chi parla così? Io. E funziona. C'è un nano nel forno! Pensate, abbiamo le palle dove lui ha gli occhi. Non farlo bello, sei troppo grasso. Stai muto. Mi ricordo di una volta che avevamo fatto Frankenstein Junior, di un'altra volta che avevamo fatto Jumanji, di un'altra volta che avevamo fatto Jurassic Park. Insomma, i temi non mancavano. All'inizio non si giravano film. Poi per gioco iniziammo con film realizzati con poco e negli anni diventarono produzioni sempre più ambiziose. Nell'anno dopo il Covid ho voluto realizzare qualcosa di veramente d'impatto
E da lì abbiamo incominciato a fare dei veri e propri film. Abbiamo iniziato con Dragon Ball, poi abbiamo alzato ancora di più l'asticella con Il Signore degli Anelli, poi ancora di più con Frankenstein Junior, che è stato il nostro primo vero colossal. Bisogna uccidere Marco! Al castello! E ora ridiamo la vita a quest'uomo! Che lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio. Non dirlo. Non dirlo. Sì, però. Non dirlo. Potrebbe piovere. Su di te. Si chiamava, se non ricordo male, L'anima della festa, dove interpretai Igor. Fu divertentissimo, mi ricordo scene incredibili e rimane sicuramente il ricordo più bello che ho legato ai film. L'aiuto io, padrone. Venga. Nel film L'anima della festa ho avuto una scena minore, una parte minore, perché il vero coprotagonista è stato Gama, nei panni di Igor. Anche lì un po' mi è dispiaciuto non aver avuto quel ruolo, però le amicizie non sono mai pari e quindi c'è sempre chi è più amico di Albi di te. È sempre stato così. Ma se proprio vuoi sapere tutto, l'ultimo anno l'abbiamo fatto su Gli anni di Gesù, perché per prendere a sorridere Alberto quell'anno faceva 33 anni. Quello che considero il mio grande capolavoro, che è La Passione di Cristo. Fu una cosa incredibile, cioè a ripensarci eravamo con centinaia di comparse, avevamo fatto giorni e giorni di riprese, è stata una cosa eccezionale. Mi ricordo la folla inferocita che gridava Barabba, Barabba. L'ultima fu un colossal impressionante e forse era qualcosa di più grande di noi. E ho questi ricordi di noi completamente nudi davanti a una chiesa con il tavolo di fronte che mangiavano dell'uva e quella era l'ultima cena. Io ero uno dei 12 apostoli, il personaggio di Giuda l'ha interpretato Marco, che è sempre stato il migliore amico di Albi. Era un ossimoro vedere Marco nei panni di Giuda, pronto a tradire Alberto, una cosa che nella vita reale non avrebbe mai fatto. Marco era un attore straordinario, aveva una memoria dei copioni incredibile, anzi ci aiutava anche noi altri attori, ci suggeriva le battute. Vale appunto la pena ricordare perché se non fosse per questa orribile malattia che l'ha colpito, oggi sarebbe una star di Hollywood. Tutta la gente ha sempre avuto timore e imbarazzo di fronte a me. Nella mia solitudine di Bergamo mi sentivo perduto. Qui invece sono diventato l'anima della festa. Avevamo molte canzoni che erano diventate un po' anche il simbolo della festa per noi. Ovviamente la musica era la parte determinante delle feste e noi mettevamo pezzi a cui eravamo molto legati, come canzoni ovviamente di Bello Figo, mettevamo Casarvinello Remix. Poi per variare un po' il nostro palinsesto musicale iniziai a produrre nuovi brani usando principalmente vocali di WhatsApp e da lì mi resi conto che ero capace, che era una cosa che mi piaceva e quindi abbandonai il vecchio lavoro, iniziai a provare in questa nuova strada. Solo grazie a questo evento che io
scoperto la mia vena artistica, che mi ha portato a fare quello che amo, che mi ha portato a collaborare con Bello Figo, Trapponi e tutti gli altri grandi artisti. Mi divertivo molto alla festa, ma non era solo quello, era proprio tutto il contesto, vedere anche gli altri divertirsi, vedere tutti contenti, qualcosa che mi manca come l'aria. Crescendo con gli anni poi vedi sempre meno i tuoi amici e le persone care ed era comunque un momento per ritrovarsi. Quella festa l'ho letteralmente odiata, cioè dal profondo del cuore, sono stati gli anni peggiori della mia vita, troppo trambusto, mi svegliavo nel cuore della notte, sentivo quei fuochi d'artificio, pum pum pum, e non ce la facevo più. Un ricordo, un piacevole ricordo, ma molto lontano ormai, sono passati 20 anni come ti dicevo, io sono rimasto 20 anni fa, Con quella festa lì sono rimasto 20 anni fa, perché poi dopo ci facevamo e poi non ti ricordi più le cose come stanno, no? Questa è la droga del presente, in bustina, e scrivono pure droga in etichetta. Lo sai perché? Forse perché è diventata legale e non fa più sballare. Fa pure rima. Prima era un evento molto atteso, poi divenne un impegno difficile da sostenere. Qualche volta però mi manca molto la festa delle feste. Perché questi 10 anni senza la festa si fanno sentire. Mi sento molto più invecchiato, molto più triste, è dura, è molto dura. E a me in questi 10 anni forse è la cosa che è mancata di più, la festa delle feste. Dipende, alcune volte sì, alcuni giorni mi sveglio che mi manca tantissimo la festa, altre che non me la ricordo neanche. Quindi se possiamo dare una risposta, al 40% mi manca. Rimane una ferita aperta, perché comunque era una tradizione che durava da 10 anni e sarebbe continuata sicuramente. Questi 10 anni senza festa sono stati piacevolissimi. Adesso quando vado a Maneglia riesco finalmente a riposare. Finalmente mi sento libero. Finalmente anche felice. Dopo la quarta edizione, detta anche la prima vera festa delle feste, quella in cui Trapponi si è rivelato al mondo, ne facemmo un'altra, la quinta, e fu delirante. C'era spazzatura ovunque, il paese era distrutto e lì ho deciso che avevo contribuito a creare qualcosa di troppo grande e non eravamo più in grado di gestirlo. Quindi ho preso a viaggiare, ho cambiato paese, ho deciso di farmi un'altra vita. Pensavo che non avrei mai più sentito parlare della festa delle feste. Poi pian piano, in ogni angolo del mondo, mi sono arrivati pezzi di notizia, racconti iperbolici. Sembrava tutto assurdo, si parlava di 100.000 persone, mangiatori del fuoco, gente sparata coi cannoni, polli e altre cose che preferisco non dire. Pensavo fossero tutte esagerazioni dei poveri megalomani, no? Che viaggiando ingigantivano quello che era rimasto a loro dell'Italia. E quindi quando sono ripassato in Italia nel 2025 ho pensato, è febbraio, perché non scrivere a Alberto? Lui mi ha detto, ehi, c'è la festa delle feste, è la 10ª quest'anno, sarà bellissimo, devi venire. Io ho pensato, ma perché no? Alla fine non ci vediamo da tanto tempo. Mi sembra una bella occasione.
ma è stato un grosso errore. Ci troviamo a Moneglia. Quella alle mie spalle è la casa di Alberto Strano, dove ogni anno dal 2015 si svolge la storica Festa delle Feste. Ed è proprio qui, su queste scale, dove è stato avvistato per l'ultima volta Lorenzo Maresca. Era la notte tra l'1 e il 2 marzo e da quel momento non si hanno più notizie di Maresca. Accusato di averlo ucciso e di averne occultato il corpo è l'amico Alberto Strano. Vediamo cosa ne pensano in paese di questa tragedia. Scusi, possiamo disturbarla un secondo? Sì. Lei conosce la Festa delle Feste? Non ho idea di cosa sia. Lei ha mai sentito parlare della Festa delle Feste? Sì, è una delle migliori feste che fanno in Liguria, in Italia e credo anche nel mondo. La Festa delle Feste è ormai un evento qua importante nel panorama monegliese, soprattutto in quella fascia, in quella parte dell'anno. Tutti gli anni è una delle feste più importanti del paese. Conosce bene Alberto Strano? Sì, lo conosco molto bene, molto, diciamo da quando era infante. E cosa ne pensa della tragedia che ci ha coinvolti in questi giorni? Lascia perplesso pensando al personaggio che è, il ragazzo che è, la serietà che ha. Andiamo al mare insieme, qui a Moneglia ovviamente, da anni ormai. Eravate molto amici, molto legati? No, però abbiamo passato dei bei momenti insieme l'estate scorsa in compagnia. Quindi secondo lei era una persona tranquilla, non avrebbe mai fatto niente di tutto ciò? Assolutamente impossibile. Io dubito che una persona squisita come Alberto possa compiere atti del genere. Lei è monegliese? Sono il sindaco da 20 anni, veda un po' lei. Si può dire che dopo Cogna e Vetrana anche Moneglia verrà paragonata, affiancata a questo scandalo di cronaca nera? No. A Moneglia ci vengono per il mare, per i sentieri, per la cultura. Quelli che ci vengono per le tragedie possono starsene a casa. Scusi, possiamo farle una domanda su Alberto Strano? No, guarda, non mi sembra il caso. Come vedete, qui i cittadini sono ancora molto scossi dall'accaduto. È una notizia che ancora un po' ci ha sconvolto, non saprei ancora cosa ne pensa a riguardo. Ma guarda, io ho la mia teoria, ma non vorrei sbilanciarmi perché finché non ci sono delle indagini precise è meglio non sbilanciarsi. Io la mia idea ce l'ho. Ma la vuole condividere con noi qualcosina? Insomma, Alberto Strano è una persona proprio completamente trasparente, non lo è mai stato. Lei era presente all'ultima Festa delle Feste? Sì, io ero presente all'ultima. Ma quindi lei conosceva bene sia Strano che il ragazzo scomparso? Io sono amico di entrambi, sì. Ha notato qualcosa di strano quella sera? Ma ho visto Alberto, sì, entrambi che erano un po' ubriachi e li ho visti anche discutere. Sinceramente io me l'aspettavo, cioè... Quindi pensa che sia stato lui? Beh, è facile anche che l'abbia mangiato, cioè... Ah, proprio... Sì, no, proprio a me mi ha sempre dato... Anzi, sinceramente io avevo anche un po' paura, avrei. Lo sguardo un po' da psycho killer lo ha sempre avuto, o da maniaco, sa, quello dell'impermeabile un po' sì, mi ha sempre dato questa idea. Che sia stato lui non penso, però diciamo che forse qualche squilibrio lo ha sempre avuto. Durante la 10ª Festa delle Feste, quella del 2025, un ragazzo è scomparso. Il suo nome era Lorenzo Maresca. Per la 10ª Festa delle Feste avevamo organizzato tutto in grande, avevamo realizzato un trailer incredibile, avevamo preso da bere per un esercito. Tutto sembrava andare nella direzione della festa memorabile, di quello che veramente ci saremmo ricordati per tutta la vita. E comunque così è stato. Io c'ero all'ultima Festa delle Feste. Successero molte cose, ma non ricordo bene tutto. È passato troppo tempo e la mia testa non mi aiuta. Molte delle storie erano vere. Forse anche peggio di come me l'aspettassi.
Sono stato all'ultima festa del Covid, mi sembra. Quella dove avevano chiuso tutto. No, aspetta, perché con questo cazzo di Covid che non è esistito non ci ho capito proprio una fava. Non ci ho capito niente con questo cazzo di Covid. È stato l'anno in cui è scomparso Mare. È stato l'anno in cui qualcuno se l'è preso. Qualcuno se l'è portato nel suo cazzo di pianeta. Credo. Se l'è portato lontano. E non tornerà più. L'ultima festa è stata la migliore. C'erano veramente tutti, ci siamo divertiti. Non ricordo episodi negativi, sgradevoli, è stata stupenda. I problemi sono incominciati a sorgere il giorno dopo, quando non trovavamo Mare. La mattina del 2 marzo la polizia, chiamata da alcuni invitati, rinvenì nel bagagliaio di Alberto Strano un martello insanguinato e nella zona dei pedali del guidatore hanno trovato della sabbia. Ma alla mattina fui svegliato da Alberto che mi avvisò che non si trovava Mare, Lorenzo, noi lo chiamavamo Mare. Inizialmente io pensavo che fosse semplicemente ubriaco da qualche parte. Ma la sera nessuno ci aveva fatto caso, pensavamo fosse semplicemente andato via. Capitava spesso che lui andasse magari via prima, pensavamo semplicemente fosse andato via con la sua fidanzata. La notte è andata molto bene, io sono stata con Alberto quella notte, e poi ci siamo svegliati però per una telefonata, non abbiamo dormito tanto e niente, ci ha chiamato la ragazza di Mare che non lo trovava più. Quella sera ero tornata prima perché il giorno dopo avevo lavoro, dovevo svegliarmi presto e quella mattina mi sono svegliata, mi sono girata e Lorenzo non c'era. A quel punto mi sono preoccupata, ho provato a chiamarlo diverse volte ma lui non rispondeva. Non trovava, ha detto che non era tornato a casa, che doveva tornare, l'ha provato a chiamare, non rispondeva al telefono e ci siamo preoccupati e la prima cosa che abbiamo fatto istintivamente è chiamare la polizia. E ci ha messo un po' a arrivare, però quando è arrivata hanno iniziato le indagini. Ero già rientrato a Bergamo quando ho saputo che era scomparso. Caldaia vecchia, scusate. Ho provato molta paura, seguita da una grande tristezza. I poliziotti sono scesi, hanno controllato il box, hanno controllato la macchina e nel bagagliaio della macchina hanno trovato il martello. Io quando ho visto il martello, ma un'ansia mi è venuta, un'ansia. Però ho guardato Albi, ho guardato i suoi occhi, non è stato Alberto, io gli ho creduto, fin dal primo momento gli ho creduto. Ma pensare a Mare, povero ragazzo, povero Mare, scusate. Grazie. Era una figura importante nella nostra vita, era molto importante e nella vita di Alberto. E chiunque gli abbia fatto questa cosa deve pagare. Lorenzo Maresca era un ragazzo molto tranquillo, da quel che so. Alcuni amici dicono che quando iniziava a bere però perdeva ogni freno inibitorio. Era un po' altalenante, alcune volte era fuori di sé, divertentissimo, simpaticissimo, al centro delle attenzioni. Altre volte magari lo vedevi un po' più sulle sue, a volte addirittura è andato via molto presto.
Un ragazzo molto strano, molto pallido. Non ho mai capito come qualcuno che vivesse a Genova tutto l'anno potesse avere quel colorito. Lorenzo era un tipo molto simpatico, ma anche controllato. Riusciva ad essere divertente senza esagerare. Com'era... Era speciale. Era unico, era sicuramente il miglior attore, il miglior ballerino. Lo vedevo felice in quel periodo. Aveva trovato l'amore ed era così felice. Povero Mare. Allora, con Lorenzo ci conoscevamo da un anno e avevamo iniziato a convivere da poco. L'avevo conosciuto poco prima della penultima festa delle feste e quando l'ho conosciuto stava girando un corto per cimiteri, non avevo ben capito, ma l'avevo trovata una cosa molto carina e niente, era molto molto bello, anche se tanti dicevano fosse un po' pallido, però io lo trovavo stupendo. Me l'hanno portato via nel nostro momento più felice. Anche con Mare eravamo molto, molto legati, abbiamo fatto sempre un sacco di cose assieme, vacanze, semplici serate, cercavamo sempre di passare il tempo assieme. Tra me e Lorenzo c'era un rapporto di grande fiducia e reciproco rispetto. Eravamo accomunati da molti interessi, oltre al fatto che eravamo entrambi di poche parole. Ricordo la festa dei coriandoli, così mi piace ricordarla. Una festa colorata, con tanti coriandolini che finivano per terra. Ed erano talmente tanti che si riusciva a ballare sopra, nel senso che si riusciva a scivolare, c'era una patina sul pavimento, si riusciva a volare. Mettevamo dei pezzi anni 80, mi ricordo, i pezzi di Mare, perché quelli erano i pezzi di Mare, quelli erano i pezzi che piacevano a Mare. Lui si divertiva tanto a quelle feste, come mi manca. Sembra passata un'eternità. E Mare era tanto felice quando ballava sui coriandoli. Faceva così, così. Come mi manca quel ragazzo. Era tanto buono. Mare mi manca tantissimo e non sapere nemmeno che fine abbia fatto è sicuramente la parte più dolorosa. Chi può dire dov'è Lorenzo? Potrebbe anche essere morto ormai. Sempre alla caldaia, sempre rumori fastidiosi, scusatemi. Il cervello mi dice che ormai dopo tutti questi anni non può essere ancora vivo, ma il cuore mi dice che è ancora qui, su questa terra. E io sono convinta ormai da tanti anni che lui sia là, in Tibet, con loro. Che domande? C'è chi pensa che Mare sia ancora vivo, ma come si fa a pensarlo? Io lo sento che è un angelo lassù, che ci protegge anche Alberto, protegge tutti noi, ma Mare non è più con noi. Ci ha lasciato. Secondo me lui è ancora vivo. Voglio credere così, voglio credere che sia ancora vivo, anche perché non riesco veramente a immaginare che qualcuno dei presenti gli abbia fatto del male. Quindi sogno che un giorno ci rivedremo, anzi, un giorno ci rivedremo.
Se il corpo del signor Maresca non è stato trovato in questi 10 anni, penso che non lo troveremo mai. Però restano comunque dei dubbi sul colpevole, quello sì. Dopo aver cominciato il mio percorso di apprendistato, mi sono dimenticato di molte di queste vicende. Diversi anni dopo, quando sono finalmente riuscito ad aprire la porta del ferro, ho iniziato a sentire le emozioni di chi mi circondava, il loro dolore, il loro amore. Ma sto divagando. Quello che posso dire sulla questione è che tra tutte queste voci ce n'era una familiare, flebile ma costante, che per anni è stata con me. E di recente mi sono reso conto che quella voce era la voce di Mare. E sospirava aiuto, aiuto, in lontananza. Io non so dove sia oggi, ma sono sicuro che è ancora con noi, il suo spirito è vivo, credetemi. Per questa intervista appunto ho deciso di mostrarvi questa fotografia. Questa fotografia rappresenta me e Alberto e il legame proprio che si creava tra di noi, no? Non era solo un'amicizia. È stato qualcosa di più. È stato qualcosa di più tra di noi. C'era chimica, c'era intesa, c'era, non so, quando proprio si dice le farfalle nello stomaco, noi eravamo così, cioè non riuscivamo a stare staccati l'uno dall'altro. Sono stati dei mesi fantastici quelli in cui abbiamo girato il film. È stata un'esperienza unica e poi anche dopo veramente abbiamo fatto dei viaggi stupendi insieme. È stato proprio bello, finché... Alberto Strano, come unico sospettato, è stato condannato a 16 anni di carcere e adesso, dopo 10 anni, può scontare il resto della pena ai domiciliari. Ho conosciuto Alberto intorno al 2008, eravamo giovani, sembrava un bravo ragazzo. Siamo diventati molto amici negli anni, tra Moneglia e Milano, ed è così che è nata anche l'idea della festa insieme. Siamo grandi amici, ci conosciamo da un sacco di tempo, siamo stati anche coinquilini per tanti anni quando lui viveva a Milano, nella mitica Via Canonica. Con lui abbiamo passato dei momenti bellissimi. Sì, ho sempre avuto il sentore di non essere il suo migliore amico, ma è reciproca la cosa. Tra me e Alberto c'è sempre stato un rapporto di amicizia molto bello. Nonostante fossimo molto diversi, credo di poter dire che fosse uno dei miei migliori amici. Nella baia solitaria che si affaccia sul mare aperto, del suo nome porteremo nel cuore il nome, Alberto. Alberto è stata una figura fondamentale nella mia vita, è stato il primo che ha creduto veramente in me. Lui mi ha dato la spinta e la forza di poter intraprendere la mia carriera e grazie al film che abbiamo fatto, L'anima della festa, lì la mia carriera è esplosa, mi hanno chiamato produttori, io ho iniziato a girare, ho girato il mondo e quindi adesso sono qualcuno grazie a lui, grazie a lui. Io e Albi eravamo grandi amici, abbiamo sempre fatto un sacco di cose assieme e abbiamo cercato, nonostante l'arresto, di mantenere il rapporto. Ora che appunto verrà rilasciato agli arresti domiciliari, sicuramente cercheremo di recuperare il tempo perso. Sono anni che non lo sento, non sono mai andato a trovarlo mentre era in prigione.
questo un po' me ne pento, ma anche è vero che ormai Alberto non è più quello che era prima. Spesso sento la sua mancanza, ma non ho il coraggio di andare da lui. Non voglio che mi veda in questo stato. E forse neanche lui vuole essere visto attraverso delle sbarre. Ora, dopo come gli è andata a finire, sento che forse è anche una mia responsabilità. Sono andata parecchie volte a trovarlo in prigione. Sono andata con i miei avvocati, ho lottato per lui, poi però la vita. Lui è cambiato tanto. Io avevo la mia carriera e dovevo anche partire, non riuscivo più a stargli dietro e la mia vita continuava, invece la sua si è fermata. La sua vita da quel momento si è fermata. Questo è Alberto. L'ho fatto rosso perché mi ricordava il tramonto e quindi una persona che scompare tra le nuvole e scende giù, è come un sole che scende giù e quindi lui è scomparso, non l'ho più visto. E questo è mare, invece l'ho fatto piccolino perché è il mare che ricordo, un mare piccolino, un mare felice. E anche se l'ho fatto biondo perché però lui era moro, però l'ho fatto biondo perché i bambini quando sono piccolini sono tutti biondi. Lorenzo mi aveva parlato molto di Alberto, me l'aveva descritto come uno dei suoi più cari amici e infatti quando l'ho conosciuto tra le prime cose mi aveva fatto vedere un corto, un film, tutta colpa di Matthew la scimmia e un altro video, Hit the Road Jack, e mi aveva parlato dei bei momenti che avevano passato insieme durante gli anni del liceo. Sapevo che ci teneva che io andassi alla festa di compleanno di Alberto, infatti ero andata nonostante il giorno dopo mi dovessi svegliare molto presto. So che Lorenzo ci teneva, che ci fossero tutti per il suo amico più caro. Albi e Mare erano amici inseparabili, proprio per questo io sono sicuro che le accuse che sono state fatte da Alberto siano assolutamente infondate. Dopo la festa si decideva e si assegnavano dei premi simbolici tra quello che si era ubriacato di più, da quello che era stato più attivo. Il premio longevità, che veniva assegnato alla persona con più presenze alle feste, è nelle mani di Mare. Lui non ne perse mai una e questo fa anche capire il rapporto che c'era tra i due. Tra Strano e Maresca c'era una grande amicizia. Si conoscevano dal liceo e non hanno mai avuto nessun attrito. Ma infatti mi viene difficile pensare a un vero movente per questo. E l'unico fattore scatenante resta solo la droga. La festa delle feste era, riconosciuta per il consumo smodato di sostanze stupefacenti e alcol. Quella sera la cosa sfuggì talmente tanto di mano, lo stesso Strano, che ne fece un largo uso, e in particolare di una che indirizzò i sospetti su di lui. Alla polizia avevo già raccontato tutto all'epoca, i ricordi sono un po' vaghi, lo ammetto, però sì, devo fare una confessione. Avevo fatto un viaggio in Sud America qualche mese prima dell'ultima festa delle feste e un mio caro amico del luogo mi aveva dato dei semi di una pianta, la Lemmegochus vinicius. Da questa pianta si poteva estrarre questa soluzione che, a detta sua, conferiva euforia, gioia, passione per la vita. E quindi mi sembrava simpatico, una bella idea, diluirla nei drink di Alberto per farlo partecipe ancora di più di questa incredibile festa. Mentre nello svolgimento della festa mi sono reso conto che gli effetti su Alberto non erano quelli che speravo. L'ho visto diventare un po' più aggressivo, scontroso,
ancora più del solito, e quasi non lo riconoscevo. È una sostanza che altera in modo significativo i livelli ormonali di chi l'assume, innalzando i livelli di testosterone e spesso scatena attacchi violenti nel soggetto. Ho visto Alberto, i suoi amici, erano diversi, avevano qualcosa che non gli ho mai visto prima, una luce diversa negli occhi, soprattutto lui. E avvicinandomi gli ho chiesto: tutto bene? E lui mi ha risposto: parla con Feb, ha qualcosa per te. Al che mi sono messo alla ricerca di Feb. Quando l'ho trovato stava parlando animatamente con il Dalai Lama stesso. Non ho creduto ai miei occhi. Ho detto: ma eccellenza, cosa ci fa qui? Perché sta parlando con Feb? Lui mi ha risposto: questa è la festa delle feste, baby. Un po' più tardi, sono state 5:30 del mattino, che ancora la festa comunque stava andando alla grande. Alberto l'ho visto litigare un po' con Mare, Lorenzo, e li ho visti allontanarsi. Ora, anch'io ero un po', non ero troppo lucido, lo ammetto, e sono passati anche anni, quindi non ricordo benissimo. Feb era oramai completamente perso per la tangente, stava litigando con un manico di scopa. E Mare e Albi li ho visti discutere, credo di essere stato anche l'unico a vederli discutere e litigare. Mentre tutti erano a festeggiare con quei cazzo di botti e petardi, mi ero affacciato dal terrazzo e li vedevo discutere e non capivo perché. Forse uno dei due era troppo ubriaco, troppo sballato, non lo so. E mi ero fatto qualche domanda. No, ma quale discussione? Stavano parlando di stronzate, tipo di Pokémon. Assolutamente non ci fu nessuna discussione. Io sicuramente avevo bevuto molto e avevo preso qualcosa che mi faceva sentire strano. Però comunque mi ricordo tutto e mi ricordo che ho parlato con lui, abbiamo un po' discusso, ma come facevamo sempre, visto che noi abbiamo gusti molto simili, discutiamo a volte sui dettagli, tipo quale Star Wars è migliore, quale parte del Signore degli Anelli è migliore, quale canzone di Dark Side of the Moon era più bella, e lì semplicemente stavamo discutendo su quale Pokémon della seconda generazione fosse il miglior starter tra Cyndaquil o Totodile. Ma devo dire che forse probabilmente Alberto aveva ragione, perché insomma Lorenzo era stupendo, ma in fatto di Pokémon aveva dei gusti pessimi. E ok che c'è stata questa discussione, ma penso che il vero problema quella sera fosse uno e uno solo: la presenza di quel vecchio pazzo, il Dalai Lama. A questo punto il Dalai Lama mi dice: prendi questo, vedrai che tutto avrà molto più senso. Ovviamente ero turbato, allo stesso tempo quando ti dice qualcosa il Dalai Lama devi ascoltare. Al culmine della follia della serata ho visto Alberto e Mare litigare furiosamente in un angolo della casa. Stavo per intervenire quando il Lama mi ferma e mi dice: quei tamarretti di Deva mi guardano male, andiamo a dirgliene 4. Naturalmente non sono la persona che vuole difendere i tamari di Deva, ma mi sembrava brutto lasciare che il Dalai Lama malmenasse 4 ragazzini, e quindi ho perso di vista sia Albi che Mare che il resto della festa, onestamente. Non voglio appoggiare la teoria del complotto, sia chiaro, però dal profilo psicologico di Alberto Strano risulta una personalità molto equilibrata, quindi l'utilizzo delle sostanze stupefacenti, soprattutto in concomitanza della discussione con Maresca, considerando il loro rapporto, resta l'unico fattore scatenante. Parlando dell'arma del delitto, se quel martello avesse ucciso davvero Maresca, il bagagliaio sarebbe pieno di sangue, e invece la polizia ha rinvenuto tracce soltanto sul martello stesso. Ma innanzitutto, non essendo mai trovato il cadavere, è difficile fare delle supposizioni o
o avere delle certezze. Certo che un martello, diciamo, di questo genere, anche se c'era poco sangue, poteva essere stato la causa, diciamo, della morte. Mi spiego. Come voi sapete, il cranio umano è formato da più ossa che sono unite tra loro, l'osso frontale, l'osso parietale, l'osso occipitale, e queste ossa sono unite tra loro, diciamo, tramite delle suture chiamate proprio così. Se un esperto, diciamo, che conosce la medicina e sferra un colpo col martello a un'angolazione di 35-45 gradi e va a colpire esattamente dove l'osso occipitale si unisce con l'osso parietale, questo potrebbe provocare un collasso rapido del cranio e provocare una morte improvvisa e con pochissimo sangue. Inoltre, prendere un corpo, trascinarlo giù per le scale, caricarlo nel bagagliaio, mettersi la guida fino alla spiaggia, scaricarlo e buttarlo in mare sarebbe stato impossibile sotto l'effetto di quella sostanza. Se devo dire la mia versione dei fatti è che Alberto Strano è stato incastrato e il vero colpevole, l'assassino, è ancora in giro tra noi. A me sono stati dati 16 anni. 16 anni. Per un omicidio che non si sa neanche se è un omicidio, senza avere delle prove certe. Ormai io 10 anni della mia vita li ho persi. Adesso finalmente sono potuto tornare almeno a casa mia, ma mi aspettano altri 6 anni senza poter uscire da queste mura, da questa seconda prigione. Io a Mare volevo bene, era uno dei miei migliori amici, non gli avrei mai fatto del male, ma come non l'avrei mai fatto a nessuno. Questa per me è un'ingiustizia. Spero che venga fuori la verità. Ormai la mia vita è rovinata. Però non voglio essere ricordato per una persona che uccide un amico. Non voglio essere ricordato per aver ucciso Mare. Io d'improvviso ho perso i miei due più cari amici. Sicuramente il responsabile non può essere stato Alberto. Non so se sotto i fumi di quella sostanza possa aver fatto qualcosa, quello che tutti sotto pensiamo e temiamo. Non lo so. La possibilità c'è, però. Non ho l'abitudine di giudicare nessuno e non lo farò neanche oggi. Vorrei solo dire che spero di non avergli causato nessun dolore e spero di poterlo aiutare d'ora in avanti. Vorrei dirgli che ho pregato tanto per lui durante i miei viaggi e credo che lui lo abbia avvertito. Potrebbe essere stato chiunque. In quel delirio me l'aspettavo che prima o poi qualcuno ci lasciasse le penne, onestamente. E quell'Alberto, che è l'organizzatore, proprietario di casa, sicuramente ha le principali colpe. E devo dire che ben gli sta. Sì, ben gli sta ad essere finito in gabbia. Io sinceramente non penso proprio che sia stato Alberto. Erano davvero troppo affezionati, troppo legati, poi insomma per i Pokémon uccidere qualcuno mi pare impossibile. Io penso davvero che quella sera la persona più alterata, più sospetta fosse decisamente il Dalai Lama. Insomma, questa gente si dà fuoco per manifestare, cioè vuoi che non abbia ucciso o portato via il mio Lorenzo? Beh,
c'era talmente tanta gente alla festa che potrebbe essere stato chiunque, letteralmente chiunque, ma sicuramente non tra il nostro gruppo di amici. Ne sono sicura, la lealtà è massima tra di noi. Il colpevole io non ho idea se ci possa essere e non ho assolutamente delle idee. Io ricordo che c'era una forte mareggiata quella notte. Io temo che a causa dell'alcol magari si sia avvicinato alle onde e possa essere caduto in acqua. È vero che il corpo non è mai stato trovato, però io sinceramente non ho altre spiegazioni possibili. Penso che purtroppo sia successo quello che sia successo. Su chi possa essere il colpevole, io la mia idea me la sono fatta. Penso sia stato Alberto. Ho avuto i forti sospetti quando l'hanno chiuso in carcere. E però secondo me non è stato lui. E secondo me, con la forte presenza negli ultimi anni di quelli che vengono chiamati extraterrestri, più volgarmente vengono chiamati alieni, secondo me c'è la forte possibilità che siano stati loro, perché comunque sono esseri cattivi e agiscono con perfidia e non sanno che cos'è lo stato emotivo e non sanno che cosa sono le emozioni, quindi probabilmente poi prendono le persone, le fanno sparire e le spediscono nei loro pianeti che sono distantissimi dal nostro. Però c'erano dei tipi loschi che ho visto, gente che non ho mai visto, forse gente di Lavagna, da quelle parti. Sì, potrebbero essere stati loro, anche perché poi una certa non so se li ho più visti. È vero che ero un po' ubriaca, però le avrei riconosciute quelle facce losche se le avessi viste alla fine della festa. No, Alberto non l'avrebbe mai fatto. Non era uno che pugnalava gli amici alle spalle. Ok Marco, grazie, abbiamo finito. Marco, ti aiuto, che hai un po' di bava. Hai selezionato ricerche recenti, orge con nani, donne con piedi sporchi, come legare una persona, come nutrire un prigioniero, sequestro di persone. Ma questa non è una caldaia. Il rumore viene da sotto. Andiamo a vedere. Veniva da qua. La porta era chiusa a chiave. Ma che posto è? Sembra una specie di bunker. Oddio. Qui c'è qualcuno. Dai, vado avanti io, fifone. Ma chi è? Ma quella è una maresca. Aiuto. Che puzza. Aiuto. È come corroso dal tempo. Lascialo! Lascialo! Io ho visto degli orrori, orrori che avete visto anche voi, ma non avete il diritto di chiamarmi aguzzino. Avete il diritto di farmi arrestare, avete il diritto di far questo, ma non avete il diritto di giudicarmi. È impossibile trovare le parole per descrivere ciò che è necessario a coloro che non sanno ciò che significa l'orrore. L'orrore ha un volto, la festa delle feste, d'estate,
rumore, pazzi che vogliono raderti, film da ripetere a memoria come un maledetto giullare. Ricordo quando ero all'ultima festa delle feste. Sembra migliaia di secoli fa. Andai nel parcheggio per avere un po' di silenzio. Lasciai il bunker dopo aver bevuto non so quante birre. Mentre scendevo le scale lo vidi là. Era come un mucchio di piccole ossa. Lorenzo, solo, collassato. Ricordo che ho pianto come una madre. Pensai di aiutarlo. Poi mi resi conto come fossi stato colpito in piena fronte, da un diamante, una pallottola di diamante in piena fronte, e ho pensato, mio Dio, posso mettere fine a questa maledetta festa. Posso far sparire Lorenzo e far ricadere le colpe su Alberto. Che genio. Perfetto, genuino, completo, cristallino, puro. E così mi resi conto che con tutti distratti e ubriachi nessuno se ne sarebbe accorto. Presi un martello e le chiavi dell'auto di Alberto. Feci a mare un piccolo taglio, lo legai e imbavagliai. Sporcai il martello e misi le prove nell'auto di Alberto. E poi tornai alla festa come se nulla fosse, senza passione, senza emozioni, senza discernimento. Perché è il voler giudicare che ci sconfigge. Se dovessi finire in galera, vorrei che qualcuno andasse a casa mia e dicesse a mia madre tutto quello che ho fatto, tutto quello che avete visto. Ho peccato perché ho tradito sangue innocente, ma non c'è nulla che io detesti di più del fetore delle menzogne. E se lei mi capisce, lei farà questo per me.死んでいた朝に弔いの雪が降るはぐれ犬の遠吠え下駄の音きしむ因果な重さ見つめてLo sapevo che eri ancora vivo. In che anno siamo? Nel 2035. Che giorno? Il 15 febbraio. Allora, tra poco c'è la festa. La festa non esiste più. No, scusa, che cazzo dici? Tu eri sparito, io ero in prigione. No, non esiste, dobbiamo organizzarla subito. Hai ragione. Il mondo ha bisogno della festa delle feste. Dai, qual è il primo sabato disponibile? Il 1 marzo. Come 10 anni fa. Perfetto. Allora, il 1 marzo a Moneglia alle 22. Dai, andiamo a organizzare. Dai. Però stavolta Marco non lo invitiamo. No, meglio di no. Ma è uscito GTA 6? No, è uscita solo una demo. Ho iniziato di nuovo il gioco dei Pokémon.
E ho preso come starter il sindaco. Ma ancora, ma ti ho detto che è Totodile quello più forte di quella generazione milione, lì. cazzo, diventa Typhlosion. No, non è vero, perché poi tutto sfera di Guarda che guarda che non ne posso più, non ne posso più. Che noia, che barba, che barba, che noia, che noia, che barba, che barba, che noia, che noia, che barba, che barba, che noia. Ah no!